Buongiorno a tutti e benvenuti sul canale YouTube Sigfrido Mille Quadri. In questo video vi parlerò di un dipinto intitolato I lamatori di parquet di Gustave Caillebotte, conosciuto anche come i piallatori di parquet. In realtà le opere sono due e ve le mostrerò entrambe. Inoltre vi presenterò anche alcuni dipinti che vennero esposti insieme a queste due opere di Caillebotte alla seconda mostra degli impressionisti del 1876 e per un confronto ho pensato anche di farvi vedere alcune opere presentate al Salon, la rassegna annuale parigina dedicata alla pittura accademica. Un altro tema che affronterò nel video è quello del lavoro che irrompe nella pittura, mostrandovi alcuni esempi partendo da Gustave Courbet e i famosi spaccapietre. Vi auguro una buona visione. Il titolo originale del dipinto che vediamo nell'immagine è Les Raboteurs de Parquet, che viene tradotto di norma come piallatori di parquet o talora anche come raschiatori di parquet. È un dipinto del 1875 che misura 102 x 147 cm ed è conservato al Musée d'Orsay di Parigi. Che cosa stiano facendo gli operai è chiaro, stanno svolgendo la lamatura del parquet, cioè la rifinitura che in passato veniva effettuata con un attrezzo, la rasiera, costituita da una lamina d'acciaio affilata che veniva passata sul parquet per rendere liscia ed omogenea la superficie. Una rasiera è indubbiamente lo strumento che ha in mano l'operaio che sta nel mezzo del dipinto. La tiene tra le due mani, passandola sulle tavole di legno, asportando così dei trucioli che vediamo sparsi sul pavimento. Gli altri due operai usano strumenti diversi. Quello a destra utilizza un attrezzo più complesso, con un ceppo ed una impugnatura, e che per questo sembra essere simile ad una pialla per finiture. L'uomo sulla sinistra sembra invece svolgere un lavoro meno di forza e più di precisione. Al netto delle eventuali licenze che può essersi preso Caillebotte, non sappiamo infatti mai quanto fedele sia la riproduzione di gesti e degli oggetti da parte dei pittori e quanto invece l'effetto scenico voluto, il pittore ha sicuramente voluto immortalare alcuni operai intenti a lamare, raschiare, piallare il parquet di un interno borghese nel centro di Parigi, forse lo stesso appartamento acquistato dalla famiglia benestante del pittore. Il dipinto da questo punto di vista è innovativo perché ci mostra degli operai che lavorano in città, il proletariato urbano. Già prima di Caillebotte i lavoratori erano però stati al centro dell'interesse di altri pittori. Tra queste opere ho pensato di mostrarvi lo Spaccapietre di Gustave Courbet, il maestro del realismo. Il dipinto è del 1849, quindi antecedente un quarto di secolo l'opera di Caillebotte e venne distrutto durante i bombardamenti di Dresda. Courbet ci presenta due uomini al lavoro, un ragazzo in piedi che porta un cesto di ciottoli ed uno maturo, genuflesso, intento a spaccare una grossa pietra con un martello. Il dipinto, che fu duramente contestato perché mostra la cruda realtà del lavoro, è davvero toccante perché la presenza dei due personaggi, uno giovane e l'altro più anziano, sottolinea il destino già segnato che accompagna questi lavoratori di generazione in generazione. Sotto il ginocchio dello spaccapietre notiamo un cuscino realizzato con del fieno per attutire la durezza del terreno. Poco a lato osserviamo poi una pentola con un cucchiaio, riferimento al pasto frugale consumato dagli spaccapietre nel corso della dura giornata di lavoro. Ho pensato di mostrarvi anche questo dipinto del 1884, conservato sempre al Musée d'Orsay di Parigi, che è successivo all'opera di Caillebotte, ma che mi pare veramente interessante. Degas ritorna qui in un ambiente urbano ed entra in una lavanderia e ci mostra la fatica di due stiratrici. Si svela quindi il mondo nascosto della Parigi che lavora, in questo caso il mondo operaio al femminile. Una stiratrice sta portando tutto il suo peso sul ferro, mentre quella di fianco a lei si sta prendendo un momento di pausa. Sfiancata dalla fatica si lascia andare ad un plateale sbadiglio, mentre con una mano cerca di darsi un po' di sollievo toccandosi la nuca e con l'altra tiene un bottiglione di vino. Esattamente un bottiglione di vino con la stessa forma di quello presente nel dipinto di Caillebotte, accanto agli operai intenti a lamare il parquet.
Con Caillebotte entriamo invece in una dimora borghese, una delle belle case sorte nei boulevard di Parigi, i grandi e monumentali viali voluti dal barone Haussmann, al posto del dedalo di viuzze che caratterizzavano il centro di Parigi dall'epoca medievale. Il dipinto di Caillebotte non è a mio parere da interpretare come opera di denuncia come gli Spaccapietre di Courbet, quanto di cronaca. Il pittore mostra quello che poteva accadere in una dimora borghese mentre erano in corso dei lavori di ristrutturazione. Una scena di vita comune, quindi, che diventa elemento di interesse per un pittore, aspetto che rappresentava un elemento di novità per la pittura di stampo accademico. Con Caillebotte assistiamo proprio ad un interessante intreccio tra accademismo e modernità, approccio classico e approccio verista. I tre giovani uomini sono mostrati a torso nudo, intenti nel lavoro. Si sono spogliati perché hanno caldo e stanno lavorando duro, stanno sudando e tengono bene in vista un bottiglione di vino per dissetarsi. Due di loro si stanno anche parlando. Tutto è quindi molto realistico, ma per il pittore gli operai sono comunque dei modelli in posa da dipingere con cura, come se fossero atleti. L'artista è attento a modellare i corpi come se stesse realizzando un dipinto accademico. La stanza è un cantiere, ma per il pittore è come se fosse la scenografia di uno studio. Il disegno e la composizione classica sono accostati al vero, qui rappresentato dal bottiglione di vino, dagli attrezzi da lavoro e dai gesti spontanei degli operai. Questa è l'originalità di Caillebotte, che spiazzò molto i suoi contemporanei. Il dipinto venne presentato al Salon, la consueta rassegna annuale dedicata alla pittura accademica, ma venne rifiutato dalla giuria perché considerato volgare. Secondo il gusto dell'epoca, tre operai immortalati nel loro lavoro, seppure modellati con cura dal pennello del pittore, rappresentavano qualcosa di inaccettabile. Non erano né eroi, né principi, santi, né esseri mitologici, ma semplici rappresentanti della classe lavoratrice urbana, e questo non poteva essere accettato. Nell'immagine vediamo una selezione di opere presentate al Salon del 1876 ed accettate. Ve ne mostrerò alcune nel dettaglio più avanti. Comprendiamo subito a colpo d'occhio come la giuria del Salon prediligesse opere storiche, allegoriche, mitologiche, con un'apertura anche verso il paesaggio e la ritrattistica ufficiale. Caillebotte non si diede per vinto e portò il dipinto insieme ad un altro con lo stesso soggetto che vi mostrerò più avanti nel video alla seconda mostra degli impressionisti che si tenne nell'aprile 1876 e che venne promossa dal gallerista Paul Durand-Ruel, figura che diventerà importante per il gruppo, tanto che Monet di lui disse: senza Durand saremmo morti di fame, tutti noi impressionisti, gli dobbiamo tutto. Nell'immagine vediamo il gallerista ritratto da Renoir. Alla seconda mostra impressionista parteciparono solo 12 degli artisti che avevano preso parte alla prima fallimentare esposizione, che si era tenuta presso gli spazi del fotografo Nadar nel 1874. Tra i presenti alla seconda mostra ricordo Degas, che espose 24 opere, Monet, che ne espose 18, Berthe Morisot, 17, Renoir 15, Sisley 9. Caillebotte, che non aveva partecipato alla prima mostra, espose 8 opere. Anche questa seconda esposizione fu piuttosto fallimentare e le opere vennero vendute, a parte qualche eccezione, a prezzi molto bassi. Caillebotte, che vediamo in un autoritratto, ebbe un ruolo fondamentale in questa seconda mostra, non solo come pittore, ma anche come finanziatore. L'artista, che era di famiglia facoltosa, aveva appena perso sia il fratello che il padre. Questa situazione aveva mobilitato in lui un senso di urgenza e pertanto aveva investito una somma ingente per l'organizzazione dell'esposizione impressionista. Inoltre, nel testamento, che aveva redatto a soli 26 anni, una somma era destinata a future mostre dedicate agli impressionisti, anche in caso di sua morte prematura.
Caillebotte, che qui vediamo in una foto davanti al Louvre, divenne quindi non solo uno degli artisti presenti nelle mostre impressioniste con proprie opere autografe, ma anche una risorsa fondamentale sul piano organizzativo ed economico. Dobbiamo pensare come i pittori impressionisti, soprattutto nei primi anni, facessero veramente fatica a sostenersi attraverso la vendita delle opere. La critica era avversa e l'opinione pubblica non era pronta ad accettare dei dipinti che mostravano momenti della vita quotidiana. Ma oltre alle due versioni dei Lamatori di Parquet, quali erano le opere esposte nella seconda mostra impressionista del 1876? Ve ne presento ora due di autori molto celebri che ci danno un'idea della varietà delle proposte, sempre comunque lontane dai canoni accademici. Ho scelto due quadri che riprendono la figura umana, aspetto che mi pare interessante perché spesso siamo portati ad associare l'impressionismo a paesaggi con campi di fiori o comunque a vedute rurali o urbane, dove la figura umana è secondaria, mentre nei due quadri che vi mostro è assolutamente centrale. L'Assenzio è un dipinto di Edgar Degas, conservato sempre al Musée d'Orsay di Parigi. Nella mostra impressionista del 1876 venne presentato con il titolo di In un caffè ed è un'opera che meriterebbe un video a parte. Il pittore ci porta all'interno di un locale, uno di quelli frequentati realmente dagli stessi impressionisti, e ci mostra due avventori, per i quali posarono due personaggi conosciuti nell'ambiente, un'attrice ed uno scrittore, che interpretano rispettivamente il ruolo di una prostituta e di un barbone. I due siedono totalmente assenti davanti ad un bicchiere di assenzio. Un dipinto quindi che ci mostra lo squallore ed il degrado di una Parigi qui per nulla luccicante. In questo quadro Monet dipinge invece la moglie Camille in abiti giapponesi. Il dipinto è ora conservato al Museo di Belle Arti di Boston. La donna, sorridente, porta una parrucca bionda, tiene un ventaglio in mano e veste un kimono riccamente decorato, con un samurai che sembra quasi materializzarsi e fuoriuscire dall'abito. Alla parete vediamo altri ventagli decorati con motivi diversi che sembrano quasi fluttuare nell'aria. Il dipinto è un evidente omaggio alle stampe giapponesi e fu quello che suscitò più clamore nel corso della seconda mostra impressionista, con molte critiche ma anche qualche approvazione. Venne poi venduto per la considerevole cifra di 2000 franchi. In questo dipinto Claude Monet alterna momenti di grande cura dei dettagli, come nel kimono, ad altri brani tipicamente impressionistici. L'angolazione è originale e moderna, con la figura della donna tagliata. A Cézanne, che non partecipò alla seconda mostra impressionista, il quadro non piacque. Il pittore imputava a Monet di realizzare un'arte troppo commerciale e non voleva che le sue opere fossero accostate alle sue. Per un confronto mi pare interessante mostrarvi un paio di dipinti presenti al Salon dello stesso anno, il 1876. Quale primo esempio vi riporto una Pietà di Adolphe William Bouguereau, che è forse considerato il più grande pittore accademico francese della seconda metà dell'Ottocento. L'artista affronta un tema classico della pittura religiosa, la pietà. Osserviamo la Madonna che con gli occhi colmi di lacrime sorregge il corpo esanime di Cristo, che è stato appena deposto dalla croce. Intorno osserviamo 9 figure angeliche a farle da corona, mentre a terra vediamo proprio la corona di spine. Ci rendiamo immediatamente conto, anche senza un'analisi approfondita, della distanza enorme, sia stilistica sia tematica, che correva tra questo quadro e quelli presentati alla mostra degli impressionisti. La seconda opera che vi mostro, presentata al Salon parigino del 1876, è una Salomè del grande pittore e simbolista Gustave Moreau. Il pittore affrontò un ciclo di opere dedicate alla Salomè, che qui vediamo danzare con i 7 veli di fronte ad Erode sedute sul trono.
Moreau già dal 1864 era stato ammesso al Salon con un dipinto intitolato Edipo e la Sfinge. Moreau, ammiratore di Delacroix e studioso delle teorie sul colore del chimico Chevreul, dimostra in questo quadro il suo straordinario colorismo e una grande ricchezza di dettagli decorativi. Dopo l'excursus torniamo a Caillebotte e dal secondo dipinto dedicato ai lamatori di parquet, anch'esso presentato alla Mostra degli Impressionisti del 1876. Il dipinto è ora in collezione privata e misura 1,80 m x 100. Il soggetto è il medesimo della prima versione, ma con alcune differenze. Ci troviamo sempre in un interno borghese, con una finestra che vediamo a sinistra, dalla quale intravediamo un palazzo. Gli operai al lavoro sono due. Distinguiamo un ragazzo che è seduto sul pavimento e intento a maneggiare degli attrezzi, ed un altro, un uomo maturo, che è invece colto nel momento di massima tensione e sforzo, mentre sta lamando il parquet. Anche in questa versione la cura del dettaglio è notevole. Particolarmente pregevole è la resa della superficie del parquet che riflette la luce che entra da sinistra. Le diagonali compositive, sottolineate dalle assi di legno e dalle posture degli operai, portano il nostro sguardo da destra verso sinistra fino alla finestra. Rispetto alla prima versione, la composizione è però meno complessa. Per chiudere questo video, torno a mostrarvi i lamatori di parquet nella versione più conosciuta, quella conservata al Musée d'Orsay. Nell'immagine mi vedete di fronte al dipinto. Caillebotte era dotato di tutti gli strumenti tecnici per poter essere ammesso con le sue opere al Salon, ma non era tanto la tecnica l'elemento discriminante per passare le selezioni, quanto il soggetto. Secondo l'impostazione accademica, che dominava il gusto dell'epoca, un quadro doveva necessariamente mostrare delle figure idealizzate, inserite in un contesto storico, religioso o mitologico. Degli operai al lavoro non potevano in alcun modo rappresentare l'idea di pittura a cui gli artisti dovevano sottomettersi. Per questo il lavoro di Caillebotte venne accusato di volgarità. Nel corso del video abbiamo quindi visto numerose opere, le due, i lamatori di parquet realizzati da Gustave Caillebotte e poi altre presentate alla Mostra degli Impressionisti e al Salon parigino. Alla distanza di ormai quasi 150 anni, da quel 1876, possiamo guardare con maggiore distacco le opere degli impressionisti e degli accademici ed apprezzarne entrambe, cogliendo pregi e limiti di entrambi gli stili. Fatemi sapere nei commenti quali tra le opere che ho presentato nel video vi è piaciuto di più e per quale motivo, e cosa pensate del confronto tra pittura impressionista ed accademica. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace ed iscrivetevi al canale. Vi aspetto al prossimo video.